Questo video è sponsorizzato da PCBWay. Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Oggi, come avete già capito dalla copertina e dal titolo, vi racconto come ho realizzato il mio primo robot da combattimento da 150 grammi. Guardate il video fino alla fine perché ci saranno importanti notizie. Buona visione! Come avete visto nel video della prima RoboWar distruttiva in Italia, che vi lascio qui in alto a destra nelle schede, ad aprile di quest'anno io e dei miei amici abbiamo dato il via alle RoboWar distruttive italiane. Durante la mini RoboWar combattevano tra di loro robot da 300 grammi. Poco dopo mi è arrivato un invito dai ragazzi di Robot Arena Challenge a partecipare alla loro RoboWar durante la Maker Faire di Roma. Allora ho preso la palla al balzo e ho iniziato a costruire il mio robot. Questa volta il torneo era con robot di categoria Antweight europea, quindi con un peso massimo di 150 grammi, ed il robot doveva rimanere all'interno di un cubo di lato 100 mm. Una grande sfida perché 150 grammi sono veramente pochi e l'idea che avevo in mente mi ha messo a dura prova. Quello che avevo pensato era di realizzare un vertical spinner, ma facciamo un passo indietro. In genere ci sono tre tipi di robot più comuni durante queste competizioni. Lifter, ovvero robot non distruttivi che come scopo hanno quello di far punti o di far cadere il robot avversario nella botola. Perché sì, all'interno dell'arena c'era anche una botola che scendeva a metà incontro e se si cadeva al suo interno si perdeva il round. Poi ci sono gli horizontal spinner, ovvero dei robot con delle armi rotanti orizzontali. Solitamente questi sono golosi di ruote, perché avendo un'arma rotante radente al terreno è facilissimo arrivare a colpire le ruote degli altri robot. In più tirano dei colpi spaventosi. Infine ci sono i vertical spinner, che sono come degli horizontal spinner solamente che con la rotazione dell'arma verticale. Questi robot fanno sbalzare in aria gli avversari agganciandosi alla loro struttura. Io ho deciso di fare proprio un vertical spinner, perché mi intriga l'idea di far sbalzare in aria gli altri robot. Poi ero curioso di vedere cosa riuscivo a realizzare. Quindi pian piano ho buttato giù qualche idea. Sono partito dall'arma facendo anche qualche test stampato in 3D, collegato ad un motore dei lettori CD. E già con quello riuscivo a sbalzare piccoli pezzi veramente forte. Allora ho proseguito con l'idea di utilizzare i motori DC dei lettori CD per far girare l'arma. E da qui è uscito il primo prototipo di robot. Stampata tutta la struttura e collegata alla floppy hand controller, era ora di fare il primo test. La posizione delle ruote andava bene, era molto manovrabile. Poi, per poter provare anche l'arma e capire quanti danni potesse fare, con la CNC che mi sono costruito ho ricavato da un pezzo di alluminio il primo prototipo dell'arma. E dopo averla montata ho effettuato anche un test dentro la nuova test box, così da non temer di perdere qualche dito. E devo dire che è andato benissimo. L'arma era abbastanza potente da far saltare in aria i pezzi delle vecchie strutture, e addirittura da distruggerli. Quindi ero sulla buona strada. Dopo qualche altra modifica alla struttura per risolvere qualche problema qua e là, ho realizzato che questo robot aveva un problema. Se io lo mettevo sotto sopra, ero fregato. Non avevo alcuna possibilità di tornare dritto. E questa cosa non andava per niente bene. Il mio robot era una tartaruga. Quindi per detartarughizzare il robot ho aggiunto queste bretelle che mi permettono con l'aiuto dell'inerzia dell'arma di tornare dritto e continuare i fight. Da questa sua caratteristica è nato il nome Bretellator, perché appunto la prima volta che le ho disegnate al CAD e le ho viste mi sembravano proprio delle bretelle. E guardate, con le bretelle non ho più avuto il problema di rimanere bloccato a testa in giù. L'alluminio che avevo qui a casa non andava bene per l'arma, era troppo morbido. Pensate che solo andando addosso soltanto a pezzi di plastica, la punta l'ho ridotta in questo stato. Quindi, facendo qualche calcolo per il peso, ho visto che riuscivo a non sforare i 150 grammi con l'arma in titanio, che con un peso di 30 grammi alla velocità di 10.000 giri al minuto arrivavo ad avere ben 6 joule di energia, che sono veramente tanti. Per ovviare al peso aggiunto dall'arma ho deciso di fare la struttura stampata in polvere in nylon. Grazie allo sponsor di questo video, PCBWay, sono riuscito a fare sia l'arma che la struttura con questi super materiali.
PCBWay è un'azienda che mette a disposizione molti servizi professionali, come produzione di circuiti stampati fino a 14 layer con substrato di FR4, alluminio e rame. In più vi permette di produrre PCB flessibili. Se avete la necessità di avere pezzi meccanici potete utilizzare il loro servizio di stampa 3D o lavorazione CNC, che vi permette di avere dei pezzi di qualità professionale, realizzati con materiali e metodi di produzione che difficilmente si ha in casa. Per maggiori informazioni andate nel link www.pcbway.com, altrimenti se volete supportare il mio lavoro in maniera gratuita potete passare tramite il mio link affiliato che trovate in descrizione. Vi ricordo che per il primo ordine avete uno sconto di ben $5, ovvero vi coprirete tutto il costo di 5 PCB. Ringrazio ancora una volta PCBWay per l'aiuto che sta dando alla realizzazione di tutti i miei progetti. Con l'arma e struttura nuovi, realizzati con ottimi materiali, ho fatto un'altra aggiunta al design. Per evitare che dei robot lifter mi andassero sotto il robot e mi ribaltassero, ho provato ad aggiungere delle forche intercambiabili che fossero appoggiate al piano dell'arena e impedissero o comunque limitassero la facilità con cui infilarsi sotto il robot. È stata una buona idea? Sì, ma anche no, perché in realtà non servivano al loro scopo, anzi, molte volte mi incastravo sul piano di legno rovinato dai colpi dei vari robot. Ed ecco qui la versione finale di Bretellator. Come coperchio ho fresato un foglio di fibra di carbonio da 0,5 mm che ha dato un tocco di classe a tutto l'insieme. Pronti tutti i ricambi per il robot, sono andato alla Maker Faire di Roma per partecipare al mio primo torneo Huntweight. Era di tipo doppia eliminazione, quindi per essere sconfitti bisognava perdere 2 volte. Dopo i controlli iniziali necessari per controllare che il robot fosse adeguato agli standard del regolamento, con i 149,56 grammi del mio robot ero proprio al limite, ma comunque in linea con il regolamento. Anche le altre configurazioni, ad esempio quella con l'arma in alluminio, erano idonee al combattimento. Estratto il tabellone delle battaglie, io ho saltato il primo turno, per poter aggiustare il numero delle battaglie ed avere un torneo corretto. Dopo aver assistito alle altre battaglie è arrivato il mio turno. Ero contro Kelaydra, un altro vertical spinner con un'arma piccolina ma direttamente attaccata al motore, quindi girava ad una velocità assurda, quindi molto pericolosa. La sua struttura era per lo più in TPU, quindi molto resistente ai colpi. La battaglia è andata così. E metterlo in maniera controllabile, quindi è un altro fattore molto interessante dovuto sicuramente all'ingegno. Quindi in arena abbiamo i nostri Bretellator e Cilindra, come si pronuncia? Kelaydra, perdono, Kelaydra. Bene, Bretellator è pronto, Kelaydra è pronta, i nostri giudici sono pronti. Ragazzi, dal rosso si conta a 3 e poi parte. 3, 2, 1, via al nostro match. Vediamo Vediamo solo robotte. E Bretellator che insieme prima ecco vedi che l'altra che si è ribaltato e ribaltato di nuovo, è molto velocemente ha switchato i comandi. Attenzione, la botola ha un problema. Attenzione, Aia questa l'ha presa e guarda è riuscita a scappare da un'incornata, ecco l'ha presa l'altra, no ragazzi questa l'ha presa fortissimo, questa ha fatto male, ha perso anche la lama rotante, sta fermo, aspettiamo forse stanno contando per dare, no non sta fermo, continuate l'incontro ragazzi. Perché si muove vale, perché si muove vale. Si è eliminato. Come avete visto, Kelaydra ha colpito proprio dove la struttura teneva la mia arma e mi si è staccata. Purtroppo ero anche sottosopra, quindi senza arma non potevo girarmi e quindi mi sono arreso. Gli ho dato dei buoni colpi anche io, ma la sua struttura in TPU li ha assorbiti senza problemi. Purtroppo con l'arma così pesante e la struttura troppo fina si rompeva, quindi i successivi round sono passato all'arma in alluminio. La seconda battaglia l'ho combattuta contro Arturo, un robot completamente realizzato in plastica che purtroppo aveva già avuto problemi con l'elettronica. Allora ho cercato di non essere aggressivo ed andare piano con i colpi. Ecco a voi com'è andata. Sei pronto? Bretellator è pronto, la regia è pronta e ci siamo. Quando diventa rosso 3, 2, 1, via. Fate a robot. Arturo parte di nuovo lentissimo, sembra voler perdere. E infatti vediamo subito che prende una pizza in bocca fortissima ed è finita la partita. È morto! Aspettiamo scadere dei 10 secondi per decretare la vittoria. Arturo! Un grande applauso ad Arturo.
Come avete visto, purtroppo andare piano non è bastato, perché dopo il primo colpo, che l'ho dato proprio con calma, lo ho ribaltato e purtroppo non poteva più muoversi. Come potete vedere gli ho proprio dato un colpetto e mi sono agganciato sul loro fianco. Il terzo scontro era contro il mio compagno di squadra che aveva un robot anche lui realizzato in nylon, però un beater bar, ovvero un'arma in alluminio bella pesante che faceva volare gli avversari. Sapevo che aveva problemi con la trazione delle ruote, quindi faticavo a controllarlo. Allora cercavo di usare questo avvantaggio andandogli addosso sui fianchi evitando il contatto con l'arma. Ecco com'è andata. Siamo pronti? Allora, quando si illumina sono 3 secondi. 3, 2, 1, via! Si comincia. Allora, io sono curioso di vedere Bredellator se a questa botta fa male e già comincia a fare qualche male. Ha un'arma devastante, ha solo un punto debole che è il suo elastico, che è l'arma è collegata al motore tramite un elastico. Io devo dire che questa cosa mi mette un po' timore. Però secondo me Bredellator con Elio potrebbe essere avvantaggiato perché sono simili. Ecco, lo vedi che lo riesce a prendere. Questo infatti è un incontro più interessante. L'ultimo incontro di Bredellator è andato. Ecco, attenzione, ha preso una briscola forte. Ha perso un pezzo. Non so chi ha perso un pezzo. L'ha perso Bredellator, un altro. Ragazzi, gli ha fatto male. Sai che ti dico, Bredellator sta seguendo una strategia più aggressiva rispetto all'ultima gara. Prima più studiato, ora sta più aggredendo. Ed ragazzi, è interessante. Si stanno a menare forte. Guarda, lo considero ancora al pari. Si sono dati 2 o 3 pizze per uno. Forti. Partono Hanno perso pezzi, tutti non e so due da pezzi. chi, Secondo me Elio è quello che rischia un pochino di più perché vedo delle parti danneggiate sul lato della lama rotante. Bredellator ha perso solo 2 pezzettini. Cosa è successo? C'è qualcosa che non va. Succede qualcosa, stiamo per vedere un pulsante premuto. Attenzione, un momento di pausa. Finito, questa luce rossa rappresenta la pausa. Quando c'è un problema con l'arena si mette in pausa il gioco e si riparte quando tutto è pronto. Ah, è uscita la batteria. È uscita la batteria di uno dei due robot. Quindi bisogna rimetterla in sesto per questioni soprattutto di sicurezza. No. Ah, è finito l'incontro. È finito e quindi vince Bredellator, incredibile. Non è riuscito a vincere un incontro solo grazie a una batteria che è uscita. È stato uno scontro ben combattuto da tutti e due. Ho avuto la fortuna di rompere la sua parte dietro della struttura, proprio dove c'era la batteria, esponendola. Quindi ho vinto per KO. A questo punto, dopo aver perso soltanto una battaglia e vinte 2, stavo pian piano scalando la classifica. Ora era il turno di combattere contro la cosa. Un robot sempre in T+, con uno spinner verticale che faceva paura. Ma la cosa che mi faceva ancora più paura era chi lo guidava, perché era veramente bravo. Non vi spoilerò nulla. È partita questo quarto di finale in cui vediamo Bredellator che segue la cosa in modo aggressivo ancora una volta. Sì, si stanno inseguendo un po' tutte e due. Sceglie la cattiveria in questo caso. Sì, si stanno inseguendo un po' tutte e due. Poi tra l'altro loro sono ricordiamo che le armi sfruttate da questi due robot sono devastanti e girano a velocità di 2400 giri al minuto. Bredellator c'è qualcosa di Bredellator ha problemi. Eh sì, ho sbattuto contro l'arena e il robot si è fermato. Vi chiederete perché? Il problema sono quei maledettissimi pulsanti per aggiornare il firmware della floppy hand controller. Avevo posizionato male la scheda all'interno del robot e con quella botta avevo mandato in butta la scheda, quindi era tutto fermo ed ho perso per il KO. Alla fine comunque sono arrivato quinto su 14 partecipanti, quindi sono super soddisfatto. È stata un'esperienza bellissima. Il livello dei robot presenti era impressionante, design magnifici sia belli esteticamente che molto forti. Ringrazio ancora i ragazzi di Robot Arena Challenge per aver organizzato questo evento e per avermi gentilmente passato le riprese del torneo. Tutti i punti deboli del robot scoperti durante questo evento verranno sistemati in vista del torneo che organizziamo il 7 dicembre a Sovramonte. Sarà sempre un torneo Huntweight 150 grammi a doppia eliminazione. Vi aspettiamo in tanti. Trovate tutte le informazioni sul link che vi lascio qui sotto nella descrizione del video. Vi ringrazio della visione, spero che il video vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un like e seguirmi per non perdervi altri miei progetti. Grazie e alla prossima!